Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio realizzare questa piccola guida per tutti coloro che hanno acquistato questa meravigliosa auto e hanno trovato al suo interno questo Nissan Connect, praticamente la penultima versione, dove è presente lo slot per la micro SD dove installare e aggiornare il navigatore del nostro Connect. Praticamente questo strumento non ha né Android Auto e né CarPlay e tantomeno i comandi vocali attivi al volante. Vedete? Perché su questo modello è stato disattivato. Usando quindi questo Connect con le applicazioni proprietarie connesse attraverso lo smartphone possiamo andare a sopperire in parte a quello che è il comando vocale dal volante, come e adesso lo andremo a vedere. La prima cosa da fare chiaramente è registrarsi sul sito della Nissan, quindi creare un account e poi utilizzare l'applicazione della Nissan stessa, e più esattamente l'applicazione dedicata che è questa qui, mobile app della Nissan. Per connetterci al nostro dispositivo dobbiamo prima dal Connect andare su Info e pigiare su le mie app e quindi poi si connette automaticamente, si sta connettendo. Una volta che ci siamo collegati, in teoria dovrebbe farlo in automatico se lasciamo la nostra applicazione, almeno per quanto riguarda Android, in modo che si possa connettere automaticamente. Possiamo usufruire dei comandi vocali attraverso queste applicazioni in questa maniera. Dobbiamo ricercare un indirizzo o un punto di interesse o qualsiasi altra cosa, possiamo farlo direttamente da questa applicazione connessa al nostro smartphone, quindi ha bisogno di una connessione dati attiva. Per eseguire la ricerca vocale sfruttando l'app del dispositivo andiamo su ricerca vocale e da qui scegliamo cosa ricercare. Per esempio cerchiamo la Nissan a Latina. Nissan Latina. In questo caso è che ha trovato le varie categorie. Quella che ci interessa a noi è Autocentro Carrera Latina, quindi non ci rimane altro che pigiare e in automatico ci manda al navigatore. Facciamo avvia e ci trasferisce l'indirizzo al nostro navigatore dell'autovettura, e in questo caso bisogna solo fare start e calcolerà il percorso e ci porterà. L'itinerario è calcolato, si sposti su una strada digitalizzata. In questo caso secondo me è molto interessante questa applicazione perché ci consente di cercare in maniera molto rapida senza stare a digitare ogni qualvolta quello che dobbiamo cercare. L'unica cosa, ricordatevi che la ricerca si può fare solo ad autovettura ferma o comunque al massimo a 20 km/h, poiché il sistema non accetta in movimento la ricerca. Proviamo a ricercare un qualcos'altro, un indirizzo questa volta, vediamo che succede. Allora, chiaramente facciamo sempre ricerca vocale e ricerchiamo via Nettunense 48 Anzio. Eccoci qui, anche in questo caso ci ha trovato quello che cerchiamo. Proviamo ad usare sempre dalle app TripAdvisor. Allora proviamo a ricercare un ristorante, una pizzeria, vediamo un attimo. Pizzeria ristorante La Tavernetta. Ecco qua. Quindi in questo caso mi ha trovato ristorante pizzeria La Tavernetta, quello che gli ho chiesto, e in questa schermata ci dà o chiama il ristorante o avvia di nuovo la navigazione. Quindi per andare al locale richiesto la stessa cosa, dobbiamo fare avvia navigazione e avviamo. L'itinerario è calcolato, il nostro si sposti su una strada digitalizzata. navigatore.
Quindi per quanto riguarda l'applicazione di TripAdvisor possiamo cercare anche, oltre ai ristoranti, abbiamo attrazioni, ristoranti, imposta posizione, hotel. Vediamo attrazioni, cosa ci dà. Per esempio qui ci sono i giardini della Landriana che si trovano a Tor San Lorenzo. Tutto quello che si può trovare su TripAdvisor lo troviamo anche sulla nostra auto. Chiaramente non possiamo leggere fisicamente le recensioni, ma le possiamo vedere. Allora, se uno prova a chiamare, ok, infatti sì, parte la chiamata, ok. Per quanto riguarda invece l'applicazione di ricerca online di Google, possiamo anche in questo caso cercare qualsiasi cosa, dalle categorie all'invio all'auto, se abbiamo un qualcosa dal telefono che vogliamo inviarci all'auto e quindi già avremo l'indirizzo dove dover andare, ristorante, anche in questo caso abbiamo la nostra ricerca per settori, quindi qui ci dice tutto quello sempre in base al chilometraggio che vogliamo ricercare. Poi abbiamo categoria, vediamo cosa c'è. Ok, ristorante, cibo, bar, stazione di servizio, azienda, polizia, medico, riparazione auto. Abbiamo tutto quello che ci può servire. Vediamo un po' assistenza sanitaria. Ok, chiaramente questo è l'ospedale di Aprilia. Allora invece vediamo pagina successiva che abbiamo attrazione, stazione di servizio, distributore, carburante, Eni, anche qui in base al chilometraggio, è sempre impostato in base al chilometraggio in maniera progressiva. E attrazione, vediamo cosa ci riserva. E questi sono i punti di interesse, quindi il centro di Anzio, il centro di Aprilia, il Parco degli Ulivi, che è sempre un albergo, un campeggio, quindi tutto quello che... Allora vediamo un attimo. Anzio, ecco qui. Quindi in questo caso Anzio attrazione ci dà il centro di Anzio. Se noi vogliamo andare al centro di Anzio, l'importante, dobbiamo solo fare avvia e ci manda il percorso al nostro navigatore. L'itinerario è calcolato, si sposti su una strada digitalizzata. Se poi vogliamo inserire altre applicazioni sul nostro Connect, dobbiamo pigiare. Chiaramente se io adesso ho chiesto di inserire Facebook, mi dice di autenticarmi chiaramente, altrimenti non può connettersi con il dispositivo. E io altre applicazioni come questa comunque non ne uso, però giusto per farvi vedere. Twitter pure non la uso. Ecco, in questo caso io ho inserito Eurosport dal telefono e lui me l'ha chiaramente trasportato sul Connect della macchina. Vi faccio vedere anche Eurosport, anche se non lo uso, ma magari a qualcuno può tornare utile questo tipo di applicazione, sinceramente, però a me non interessa. Quindi per rimuovere un'applicazione che non interessa andiamo sul nostro smartphone attraverso l'applicazione Nissan Connect e mettiamo su off l'applicazione e dopo qualche attimo sparisce dal nostro Connect. Ecco qua. Quindi vi ricordo che per usare questa applicazione della Nissan dovete prima andare sul sito della Nissan, registrarvi, quindi creare un account, dopo con le credenziali di quell'account dovete entrare nell'applicazione. Non ha nient'altro questa applicazione, solo gestisci le mie applicazioni e basta. Quindi una volta che ci siamo connessi possiamo riporre il nostro telefono sul supporto, quindi non dovremo più utilizzare il telefono, in modo che possiamo fare tutto dal dispositivo, perché siamo connessi tramite Bluetooth e sfruttiamo la connessione del nostro telefono.
Io per praticità ho messo questo tipo di supporto magnetico all'interno del mio Qashqai, perché purtroppo non ha dove posizionare questo benedetto smartphone, e questo è un 6 pollici, non è neanche un telefono gigantesco, non so proprio dove lasciarlo. Quindi se lo mettiamo nel cassetto abbiamo sempre problemi poi di stare a vedere se dobbiamo utilizzare o meno il telefono. In questo caso, appoggiando con il supporto magnetico il telefono, in questo punto abbiamo sempre a disposizione, comunque in maniera comoda, il nostro telefono. Allora, volevo far vedere un attimo come ho fissato il supporto. Chiaramente ho smontato il cassettino, questo qui si smonta, basta sganciare le due alette laterali, sfilare il coperchio che copre il nostro cambio e togliere il cassettino. Io ho messo una vite, siccome questo supporto è adesivo ma chiaramente l'adesivo non regge, ho messo una vite al centro fissata dalla parte interna del cassettino, non si vede nulla, però in questa maniera sono riuscito a rendere molto stabile il supporto, non si muove in nessuna maniera, quindi mettiamo il nostro telefono sopra e rimane molto fisso. Per poter usufruire della chiamata vocale, la quale non è presente su questo dispositivo, possiamo usufruire dell'aux del sistema, quindi sfrutteremo l'audio interno della macchina e useremo lo smartphone per fare la chiamata, come in questa maniera. Ok Google, chiama Roberto Nissan. Chiamata a Roberto Nissan, mobile in corso. Ecco qui, in questo modo si può effettuare la chiamata. Messaggio gratuito. Adesso Chiamata. chiudiamo la chiamata. Quindi in questa maniera noi sfrutteremo l'audio della macchina connesso tramite il Bluetooth al nostro smartphone, quindi possiamo anche sfruttare il nostro telefono per poter far leggerci i messaggi WhatsApp. Ok Google, leggimi i messaggi WhatsApp. Non ci sono nuovi messaggi. Ecco, in questo caso non abbiamo nuovi messaggi, ma possiamo utilizzare il nostro assistente per qualsiasi altra necessità. Qualora invece vogliamo usufruire del navigatore sicuramente più aggiornato, possiamo farlo direttamente dall'assistente. Ok Google, portami in via Nettunense 48 Anzio. Via Nettunense 48, ok, andiamo. Quindi in questa maniera noi sfruttiamo il navigatore del telefono e l'audio dell'autovettura in modo per sentirlo più forte e più chiaro. Quindi procedi in direzione sud-est verso via dei Noci, poi svolta a destra e prendi via dei Noci. Quindi concludendo, abbiamo due possibilità di poter ricercare e sfruttare appieno sia il connect della macchina sia lo smartphone connesso sempre all'autovettura. O usiamo il telefono e l'audio della macchina, o usiamo l'app connesse attraverso l'applicazione e il navigatore della macchina stessa. Quindi a voi la scelta. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e se il video vi è stato utile potete sostenere il mio lavoro semplicemente iscrivendovi al mio canale e lasciare un like. Lascerò come al solito tutti i link in descrizione per la registrazione, per scaricare l'applicazione e quant'altro. Per oggi è tutto e ci rivediamo al prossimo video.